Amici cari, romantici irriducibili e custodi dei sussurri che pulsano sotto il cielo di Istanbul, bentrovati in un nuovo, speciale capitolo presentato da Celebrita dalla Turchia. Non stiamo per ripetere la cronaca di una festa come tante, né per elencare a freddo look e scintille. Questa volta andiamo nel centro vivo di una notte con il potere di sospendere il tempo, la notte di Capodanno. Mentre i brindisi danzavano tra i lampi dei fuochi e le luci si piegavano in morbidezza, è accaduto qualcosa che ha spostato gli equilibri del cuore, qualcosa che ha fatto tacere la musica senza spegnerla. I protagonisti? Ali Ibrahim Ceyhan e Sıla Turkoglu. Hanno sfidato titoli aggressivi, malintesi mediatici, aspettative impossibili. E proprio mentre il mondo salutava l'anno nuovo, loro salutavano un attimo che poteva riscrivere l'intero copione delle loro vite, e chissà, quello di tutto l'intrattenimento turco. Prima di srotolare ogni filo di questo segreto che incendia il web, vi chiediamo un atto di fiducia. Se amate le storie che scaldano l'anima, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e, soprattutto, considerate il tasto Join. Diventare membri ufficiali di Celebrita dalla Turchia è l'unico passaporto per verità che altri si limitano a bisbigliare. Siete pronti a scoprire cosa si sono detti Ali e Sıla mentre la città brindava? Capodanno, nel mondo delle stelle, di solito è sinonimo di eccesso, di dichiarazioni gridate, di promesse incandescenti. Ma il sussurro più potente di quella notte non è sceso dal palco né ha trovato un microfono. È nato in un angolo raccolto di una festa privata, lontano dai fari indiscreti e dalle cronache affrettate. Lo scenario, un rifugio lussuoso che prometteva discrezione, un perimetro dorato in cui il silenzio doveva valere più dell'oro. Ali Ibrahim Ceyhan e Sıla Turkoglu erano lì, non come due volti tra tanti, ma come un'orbita a sé, circondata da amici fidati e sguardi che volevano essere gentili ma non sempre lo sono. Col passare delle ore, la playlist si è fatta carezza, le conversazioni si sono abbassate fino a quel punto in cui le parole iniziano ad assomigliare a confidenze. In quel momento, secondo più testimoni, Sıla ha invitato Alila ad allontanarsi per un attimo dal coro dei calici e dalle risate. Non un gesto scenico, ma una richiesta morbida e urgente. Voleva parlargli da sola, senza il rumore del mondo. E quello che è accaduto nei minuti successivi, dicono, ha riversato un'onda invisibile in tutta la sala. Non era un augurio tra colleghi. Non era uno scambio di formalità. Era un terremoto emotivo. Chi era vicino ha visto il volto di Halil trasformarsi mentre Sıla gli sussurrava qualcosa all'orecchio. Parole avvolte ancora nel mistero, eppure chiarissime nei loro effetti, sorpresa fulminea, poi un'intensità dolce, quasi disarmante. E subito dopo, quel gesto che ha lasciato sospesa l'aria. Halil ha stretto Sıla in un abbraccio serrato, istintivo, come a proteggere un centro delicato da un vento improvviso. Non l'abbraccio di un'amicizia distratta, non quello di due compagni di set. L'abbraccio di un uomo che riceve una notizia capace di ridefinire il suo orizzonte. Quando sono tornati al loro tavolo, nessuno ha osato forare la bolla sacra che li avvolgeva. Sıla era luminosa ma attraversata da un brivido nervoso. Parlava con le mani, con quella grazia che i far riconoscono anche a distanza. Halil la seguiva con un'attenzione severa e calda, quasi penitente, come se stesse riposizionando ogni cosa del suo universo. Non servivano parole per capire quanto fosse cambiato, all'improvviso, il ritmo del loro mondo. E poi, inevitabile come una marea, sono arrivate le prime immagini rubate. Qualche scatto, una clip sfumata, il tempo sufficiente a scoperchiare i commenti. Sıla indossava un abito morbido, avvolgente, caduta elegante che sfiorava senza segnare. Bastano pochi minuti perché il web esploda. Gli sguardi si appuntano sul taglio del vestito, sull'intensità dell'abbraccio, su quel modo in cui Halil sembra all'improvviso più protettivo, più vigile attorno a lei. La domanda si accende, folgorante, quel mormorio all'orecchio era un indizio di gravidanza? È davvero questo il segreto custodito da due cuori che scelgono il silenzio mentre il mondo fa rumore? Né lei né lui confermano. E quel silenzio composto diventa un megafono. Cari amici di Celebrita dalla Turchia, fermiamoci un istante.
Guardate dentro il vostro intuito, credete che quell'abbraccio celebrasse una nuova vita in arrivo? O era il segno di una complicità più profonda, spirituale, che in certe notti di passaggio trova la sua forma più pura? Scriveteci i vostri pensieri nei commenti. Ai membri che hanno cliccato join daremo priorità nelle risposte e nelle analisi, come sempre. Come accade quando la posta in gioco tocca il cuore, i social si dividono in schieramenti opposti. Da una parte gli scettici, un taglio furbo e una foto dall'angolo giusto ingannano chiunque, basta un abito comodo per ballare. Dall'altra i romantici, veterani di questa storia che hanno seguito ogni allontanamento e riavvicinamento, ogni voce e smentita, ogni ritorno inatteso. Se c'è una coppia capace di lanciare un annuncio così grande nella notte più rumorosa dell'anno, sono loro, scrivono con certezza febbrile. E la miccia continua a bruciare. A rendere tutto più rovente è il comportamento di Sla nei giorni successivi. Lei, che in passato non ha avuto paura di condividere sprazzi del suo quotidiano, alza un muro cortese ma fermo. Traccia una linea attorno alla propria intimità e decide di proteggerla dall'eco cieca del pettegolezzo. Finite le feste, fonti vicine raccontano di una routine più quieta, meno eventi, poche presenze sociali che non siano strettamente legate al set strategia o necessità? Una pausa salutare per respirare, o la cautela di chi desidera custodire i primi passi di una gravidanza? Nessuno lo dice. E questo buco nella trama diventa uno spazio in cui tutti, a modo loro, scrivono la propria versione. Sul fronte di Halil prevale una calma monastica, misurata. Con gli amici è presente ma più silenzioso, come se le parole, ora, dovessero pesare di più. I progetti futuri sorridono senza rivelare i denti. Per alcuni, questa è la maturità di chi si prepara a nuove responsabilità, per altri, il silenzio elettrico prima della tempesta. Nel frattempo, l'assenza di foto insieme nelle ultime uscite alimenta chi ama contare apparizioni come se fossero indizi. E l'industria mormora. Produttori e colleghi, tra un caffè e uno sguardo sospeso, si chiedono se tutto questo rumore possa intaccare i ritmi di lavoro. Ma la realtà, per chi ha occhi sul set, è un'altra. Sla non salta un colpo. È puntuale, preparata, concentrata. Un rigore che si impone e zittisce molti, perché la disciplina è un argomento migliore dei sussurri. I fan applaudono. C'è chi lo legge come un rifiuto di lasciare che la vita privata bruci la luce dell'arte, e c'è chi ci vede un modo elegante di spostare lo sguardo lontano dal ventre, dove si cercano sempre risposte. Sotto la superficie scivolano altri dettagli, quelli che solo gli osservatori più attenti notano. La coppia, dicono, passa più tempo con le famiglie. Più telefonate, più cene a porte chiuse, visite senza annuncio. Per alcuni, è esattamente il copione di ciò che accade prima di un annuncio importante. La famiglia torna ad essere casa, e casa è il luogo da cui si parla quando serve. Altri, con spalle scrollate, liquidano tutto, normale quotidianità che diventa intrigo solo perché ci sono due nomi celebri. Ma il contesto è una lente che altera la distanza. Un cardigan ripetuto 2 giorni di fila diventa prova. Una mancata apparizione si trasforma in teoria. Una didascalia ponderata è letta come un indovinello perso dal tempo. Halil e Sla non si muovono di un millimetro dal loro riservo, e il pubblico riempie i vuoti come crede, scegliendo il finale che desidera. Produrre indagini così accurate richiede tempo e passione. Se volete aiutarci a scendere ancora più a fondo, il tasto Join vi aspetta. Il vostro sostegno è la nostra forza, la promessa di non fermarci alla superficie, di cercare sempre il bandolo vero. La loro storia condivisa aggiunge spessore. Gli allontanamenti, i ritorni, il ritmo a volte stonato e poi nuovamente armonico. Non è un segreto per nessuno che la rotta tra Halil Ibrahim Ceyhan e Zla Turkoglu sia stata seguita con la lente dall'inizio, dai giorni di set in cui ogni sguardo veniva letto come una frase non detta. È anche per questo che questa narrativa ha preso fuoco in un attimo. Perché aderisce a un archetipo che il pubblico conosce, pur sapendo che la realtà, dietro le quinte, è spesso più tenera e più complicata di ciò che i titoli lasciano intendere. Chi li ama spera che questo sia l'inizio di un capitolo più luminoso, forse quello definitivo.
Chi è scottato dal passato pretende prove. In mezzo, due persone che sembrano prendersi il tempo di cui hanno bisogno. Se decidessero di parlare, potrebbero mutare la marea in un battito. Basterebbe una frase, una foto, un momento condiviso in pieno giorno per chiudere il libro delle ipotesi o per aprirne uno nuovo e ancora più avvincente. Fino ad allora, ogni ombra sarà un sospetto, ogni eco un titolo in attesa del verbo. Eppure, qualcosa sappiamo, non hanno fretta. Qualcosa intuiamo, quando romperanno il silenzio, non sarà un caso. Le telecamere saranno già pronte, le didascalie si scriveranno da sole, e il frastuono salirà alle stelle per poi, pian piano, dissolversi nella semplicità della verità. Cari amici di Celebrita dalla Turchia, qualunque cosa sia successa in quella notte appartata di Capodanno, che sia stata una confessione sottovoce, un segreto pieno di gioia o semplicemente il bisogno di ritagliarsi un istante di intimità in un mondo che urla, ha piantato un seme nelle menti di chi li segue. E finché Ali Ibrahim Ceyhan e Zlaturkoglu non offriranno la loro versione, la domanda continuerà a viaggiare, mutevole come la luce su un mare in movimento, passando dai salotti dei talk ai tavoli della cena, con un passaporto fatto di curiosità e tenerezza. C'è chi giura di aver percepito una promessa nel modo in cui Ali ha appoggiato la mano sulla schiena di Zla, una promessa fatta più di respiri che di sillabe. C'è chi insiste che l'abito fosse solo un abito, e che le braccia di lui non proteggessero un segreto, ma un sentimento cresciuto lontano dagli obiettivi. I più scafati, abituati alle onde del clamore, rammentano che in passato prove irrefutabili si sono rivelate soltanto riflessi. Tuttavia, la combinazione di sguardi, gesti e scelte discrete ha la forza di un racconto che non ha bisogno di essere scritto per farsi leggere. Nelle ultime ore, alcuni addetti ai lavori hanno fatto notare un dettaglio: il calendario di Zla pare ottimizzato, con orari chiusi a riccio e giornate cuscino tra un impegno e l'altro. È semplicemente la nuova disciplina di chi ha imparato a proteggersi, o il modo migliore per ascoltare il corpo? Halil, dal canto suo, avrebbe ricalibrato alcune riunioni creative, preferendo spazi più intimi per ragionare. Nulla di clamoroso, nulla di scintillante. Piccoli aggiustamenti che parlano a chi sa ascoltare tra le righe. E le righe, si sa, sono un posto splendido in cui nascondere la verità senza mentire. Sappiamo anche che certi telefoni squillano più spesso. Le madri, i padri, gli zii, quelle tavole dove il riso ha un suono più tondo. Si scambiano ricette, si ricorda una canzone, si racconta una giornata semplice. Per qualcuno è la prova di un annuncio imminente, per altri solo la vita, che scorre dove è sempre scorsa. Il pubblico, intanto, osserva. Alcuni fanno il tifo, altri prendono appunti, tutti attendono. Il tempo, quando la speranza è in bilico, ha il passo lento di una notte troppo bella per finire. Resta un'ultima cosa da dire, ed è forse la più importante, nonostante la tempesta di supposizioni, nonostante i riflessi che spingono a vedere grafie segrete in ogni dettaglio, quello che resta netto è il rispetto che entrambi stanno chiedendo. Un quadrato invisibile attorno alla loro intimità, disegnato con fermezza ma senza ostilità. E il pubblico, che li ama, lo sa. Perché la curiosità può convivere con la delicatezza, perché si può desiderare una risposta senza forzarla. L'amore per le storie, in fondo, è anche la capacità di attendere il loro tempo. Noi saremo qui, come sempre. Voci attente, mai abbastanza certe, pronte a farvi arrivare tutto ciò che è verificato e a distinguere l'eco dall'origine. Continuate a seguirci, sosteneteci con il tasto Join se volete viaggiare con noi nei corridoi dove i passi non risuonano. E quando arriverà il momento, se arriverà, in cui Ali Ibrahim Ceyhan e Zlaturkoglu decideranno di posare la loro verità sul tavolo della luce, ve lo racconteremo senza fronzoli, con lo stesso rispetto con cui ora la proteggiamo. Il resto è attesa. Il resto è una porta socchiusa su cui si appoggiano palmi gentili. Ed è anche la loro decisione, solo la loro. Noi, qui, sentinelle del vostro cuore e del loro, aspetteremo il prossimo capitolo. Grazie per essere stati con noi. Iscrivetevi, attivate la campanella, e non dimenticate di cliccare su Join per continuare questo viaggio insieme, con Celebrita dalla Turchia.